Ciao, benvenuto alla lezione 3 del corso KiCad 9. In questo video inizieremo a vedere qualcosa di più concreto, l'editor di schemi. Apriamo insieme KiCad, mostrerà questa finestra principale dove verrà visualizzato l'ultimo progetto aperto. Se è la prima volta che lo apri, probabilmente qui non hai nulla. Qui abbiamo delle iconcine, nuovo progetto o CTRL più N, apri progetto, CTRL più O. Questi servono per comprimere e decomprimere i progetti, quindi creare degli archivi zip. Questo è un aggiorna per aggiornare questa videata e questo per aprire il progetto nell'Explora File. La prima cosa quindi che dobbiamo fare per iniziare a lavorare con KiCad è un nuovo progetto. Lo possiamo fare cliccando su questa iconcina, oppure da File, nuovo progetto, oppure CTRL più lettera N. Si aprirà l'ultima cartella aperta, nel mio caso distorsimetro audio. Torno indietro nella cartella dove ho tutti i progetti. Se tu non l'hai ancora, puoi creare ad esempio all'interno di documenti una cartella chiamata KiCad per mettere tutti i progetti. Qui gli dai un nuovo nome al progetto, io ad esempio lo chiamo lezione 3. Assicurati che questa spunta ci sia, che è quella che permette di creare una nuova cartella che si chiamerà appunto lezione 3. Altrimenti tutti i file del progetto andranno nella cartella principale. Nel tuo caso, se l'hai chiamata KiCad, ti troverai una cartella all'interno di questa cartella KiCad con il nome del progetto, in questo caso lezione 3. Faccio salva, mi crea un file che si chiama lezione 3 KiCad.pro e due altri file, che uno è il PCB e uno lo schematico. In questa lezione tratteremo lo schematico. Per realizzare in modo veloce il PCB, dopo che è finito, puoi fare uso del plugin PCBWay che vedremo in un video specifico. Basta fare un clic, apre già direttamente il sito di pcbway.com, avrai già l'anteprima dei circuiti, dovrai solo completare il numero dei pezzi, il colore della board, il colore della serigrafia e con pochi clic potrai fare l'ordine. Inoltre PCBWay offre il servizio di assemblaggio, basta cliccare su questa casella, inserire la quantità e caricare le distinte materiali. Un grazie ancora a PCBWay per aver sponsorizzato questo video. Clicchiamo sopra due volte allo schematico, si aprirà l'editor degli schemi. Andiamo a vedere cosa abbiamo a disposizione in questo programma. C'è il solito menu in alto, questo menu qui, che è abbastanza semplice, questo menu di destra, questo menu di sinistra, uno spazio per le proprietà, che si accendono e si spengono da qui, e uno spazio per la gerarchia dello schema, che si accende e si spegne da qui. Nel nostro caso, avendo solo una pagina, la gerarchia è una pagina, perché lo schema può essere composto da più pagine, quindi gerarchia schema non ci serve, possiamo spegnerlo. Sotto abbiamo il filtro di selezione, che poi andremo a vedere che cos'è. Si possono chiudere anche da qui e avere il disegno a tutto schermo, e si riaprono da qui, proprietà. Se per caso chiudi per sbaglio il filtro proprietà e non riesci a trovarlo nei pannelli, perché qui abbiamo visualizza pannelli, li puoi accendere da qua. Navigatore gerarchia corrisponde a questo tasto. Vedi che quando togli o metti in pannello il filtro selezione riappare sempre. Di default è tutto selezionato. Più avanti ti faccio vedere cosa sono questi filtri di selezione. Qui in basso abbiamo il fattore di zoom. Lo zoom lo si effettua con la rotellina del mouse. Qui in basso vedi che cambia il fattore di zoom, così siamo al zoom a 2, così ad esempio a 0,6. Qui abbiamo le coordinate, la coordinata 0.0 parte da qui. Queste sono le coordinate relative a un punto, però nel nostro caso che disegneremo solo schemi elettrici, avere le coordinate relative non è che serva molto. Ad esempio, se io devo misurare da questo punto a questo punto, posso mettermi qui e fare le coordinate relative. Premendo R sulla tastiera vedi che relative vanno a 0. In qualsiasi punto mi metto e premo il tasto R, adesso premo R, vedi che vanno a 0. Per riportare le coordinate relative come quelle assolute devo tornare qui, mi metto qui, schiaccio R, vedi che sono uguali. Poi abbiamo la griglia la possiamo visualizzare da qui, non so se nel video si vede,
sono i puntini della griglia, la posso accendere e spegnere da qui e la posso impostare come passo. Lo posso fare in diversi modi, o cliccando col tasto destro sopra a questa griglia o modifica griglie, ho la possibilità di impostarle, ma le griglie principali che ci servono sono queste due, 2,54 e 1,27. Infatti la griglia 1 come cambio rapido di griglia è impostata a Alt più 1, Alt più 2 come scorciatoie rapide. Quindi posso cambiare la griglia da qui, ma è un po' lungo, oppure faccio con la tastiera Alt 2 e passa a 1,27, Alt 1 passa a 2,54, oppure posso premere il tasto N e va alla griglia successiva. Vedi qui come cambia, ogni volta che premo N va in avanti e Shift N va all'indietro, però secondo me è comodo usare Alt 1 e Alt 2. Direi di partire con la griglia sempre a 2,54, però a volte serve passare la griglia a 1,27 perché alcuni simboli sono a passo 1,27, poi li vedremo nel dettaglio. Qui ho l'unità di misura utilizzata, in questo caso millimetri, posso scegliere mils o pollici, infatti qui in basso vedi che cambia. Come ripeto, nel caso dello schematico non cambia molto avere l'uno o l'altro. Poi qui tolgo un attimo il faccione, ho il nome del comando qui in basso, ad esempio se prendo un filo, vedi che appare disegna fili, se prendo un bus ho disegna bus, quindi ho il nome del comando in corso. Premendo ESC usciamo dal comando. La prima cosa che dobbiamo fare quando iniziamo un disegno è impostare il cartiglio, che era la vecchia squadratura del foglio. KiCad apre sempre questa predefinita, però noi possiamo andare a cambiarla andando qui impostazioni pagina, oppure facendo file impostazione pagina. Abbiamo la possibilità di utilizzare questo cartiglio di default o andare a personalizzare uno nostro. Possiamo cambiare il formato, se dovete stampare su A4 è meglio non scendere sotto la 3, se no i simbolini sono troppo piccoli, non si riescono a leggere, quindi se abbiamo tante cose anche da scrivere potremo usare benissimo la 3, l'orientamento orizzontale e verticale, quindi abbiamo una squadratura verticale orizzontale, se abbiamo più fogli gli possiamo dire di metterlo su tutti i fogli e qui ci mettiamo tutti i dati, la data che la prende in automatico schiacciando qui, la mette però in formato non italiano, possiamo riscriverla 26/9/2025. Revisione, questa qui è la prima, posso fare revisione 1, revisione 1.0, ognuno è abituato poi al suo modo, ognuno può scrivere la revisione come è abituato. Il titolo, lezione 3, azienda, e puoi mettere il nome dell'azienda, punto 1 fino al 9 sono queste righe qui, la 1 è la più bassa, facciamo schematico di test, come do l'ok vedrai che si popolano tutte queste parti. Se vogliamo cambiare questo schematico e farne uno personalizzato, KiCad ci mette a disposizione un altro programma, ritorniamo sulla pagina iniziale, che è questo Editor Fogli di disegno. Lanciamolo, lui ci apre quello di default, se non è così devi andare a cercarlo, tutti i template si trovano dentro in Program File KiCad 9.0 Share KiCad e Template, quindi facendo un apri KiCad 9.0 Share KiCad Template, qui in basso troviamo già tutti i template già fatti, compresi quelli di default, che è questo qui è quello che viene aperto di default. Qui abbiamo la possibilità di personalizzarlo, quindi togliere commenti, togliere le righe e fare quello che vogliamo. Ci sono le parole chiavi che le troviamo dentro qui in aiuto, mettendo il dollaro tra parentesi graffe con la parola chiave ci viene poi compilato in automatico il campo. Qui abbiamo ad esempio 4 commenti, possiamo andare fino al commento 9, company, file name e così via. Sono tutte le cose che abbiamo visto, che abbiamo compilato in precedenza. La cosa interessante che volevo farti vedere è come aggiungere un logo, perché modificare questo è semplice. Per aggiungere un logo abbiamo la possibilità di importare l'immagine facendo inserisci piazza immagine, oppure da qua sulla destra piazza immagini. Ad esempio seleziono il mio logo, siccome è grande, perché dovremo preparare già l'immagine della grandezza giusta, però posso agire sulla risoluzione qui, anziché 72 se gli dico 1000 cambio campo, vedi che diventa piccolo. Poi lo prendo, lo trascino e lo metto così.
Inserire però un'immagine così non è una bella cosa, infatti sul manuale online consigliano di creare un blocco vettoriale partendo dall'immagine. Quindi cancello questo, la seleziono e premo Canc e andiamo a aprire l'altro programma che converte le immagini. Il programma è questo, convertitore di immagini. Lo apriamo, andiamo a caricare l'immagine, possiamo farlo da qui o dal file apri, apro il mio logo. Qui ho l'immagine originale, l'immagine scalata di grigi e l'immagine in bianco e nero. Scelgo in bianco e nero così viene vettorializzata. Qui c'è la soglia, vedi che come si sposta va a prendere più parti o meno parti del colore. Questo mi va bene, posso scegliere anche il negativo e poi qui posso scegliere come esportarlo o addirittura copiarlo negli appunti. In questo caso del template bisogna esportare un file di disegno. Facciamo esporta su file, lo chiamo logo, faccio salva. Una cosa che non ho detto è che bisogna anche dargli delle dimensioni. 170 mm è un po' tanto, facciamo 15 mm, che è più o meno la dimensione reale in quel punto del cartiglio. Rifaccio l'esporta su file, logo, lo sovrascrivo. Questo programma qui non ci serve più, possiamo chiuderlo. Ritorniamo qui. Adesso dobbiamo fare l'importazione di quel logo salvato. Viene importato come foglio da disegno esistente. Logo, eccolo qui, lo possiamo spostare e mettere dove vogliamo. Quindi è importante la dimensione impostata in precedenza per averla giusta scalata in questo punto. Fatto così il file diventa molto leggero perché è vettoriale e viene inserito all'interno del template stesso. Il template dobbiamo darlo salvare con un altro nome, quindi faccio file salva con nome. Lo possiamo mettere all'interno della cartella template oppure all'interno dove abbiamo tutti i nostri progetti. E lo chiamo ad esempio cartiglio RG4 Tech. A questo punto anche questo programma non ci serve più, possiamo chiuderlo. Possiamo tornare allo schematico aperto in precedenza, andare su impostazioni pagina e qui cambiare il file del cartiglio. Già nell'anteprima vedo che c'è il loghetto qui, tutto quello che avevo scritto prima lo mantiene e abbiamo il nostro cartiglio personalizzato con il logo o con altre cose personalizzate. A questo punto posso fare salva. Vediamo altri comandi utili. Per spostare tutto il cartiglio basta tenere premuto il destro del mouse e ci spostiamo. Quindi rotellina più tasto destro. Sono le due cose che devi imparare a fare all'inizio. Rotellina, tasto destro premuto. Per lo zoom abbiamo questi 5 tasti. Il più e meno corrispondono alla rotellina del mouse, quindi non penso che si andranno mai a usare. Questo ci porta alla visualizzazione completa del foglio, questo alla visualizzazione degli oggetti, quindi degli schemi veri e propri che adesso non ci sono, quindi mi porta al punto di origine. Questo è lo zoom alla selezione, CTRL F5, se io lo premo posso tracciare una selezione e lui me lo ingrandisce. Queste 3 frecce sono per scorrere i fogli, noi abbiamo solo un foglio quindi adesso non li usiamo. Questi 4 comandi servono per ribaltare gli oggetti, li vedremo successivamente. Tutti questi 4 li vedremo più avanti. Per posizionare un componente elettronico lo facciamo da qui, piazza simboli, oppure premiamo la lettera A sulla tastiera. Se hai stampato le scorciatoie da tastiera lo trovi scritto, inserisci componente lettera A. La prima volta che lo si fa carica tutte le librerie, però questo qui lo fa una volta sola ogni volta che si apre KiCad, lo farà solo adesso. Viene aperta questa finestra che possiamo anche ridimensionare a piacere, dove ci dice quanti elementi ha caricato. Io ho delle librerie personalizzate, quindi ne avrò di più dei tuoi, e posso filtrarli. Quindi se devo inserire una resistenza, che è l'elemento più semplice, premo la lettera R e mi fa già vedere il resistor. Ne ho diversi tipi, ho la resistenza variabile nei 2 formati, ho una resistenza rotata di 45 gradi, ho diversi tipi di resistenze. Per posizionarla dobbiamo fare doppio clic e abbiamo anche questo altro comando, piazza coppie ripetute. Vediamolo senza questa spunta. Ho la mia resistenza, se la vedo troppo piccola con la rotellina del mouse ingrandisco e poi col tasto destro del mouse mi sposto. Ancora non l'ho piazzata. Ho la possibilità di rotarlo premendo il tasto R sulla tastiera, quindi posso rotarla in verticale o in orizzontale. Mettiamola in verticale.
Premendo la lettera E ho la possibilità già di editare i valori, quindi qui mettere il valore, ad esempio 10k, poi premo ok e la piazzo, e me ne piazza solo una. Se ho altre resistenze uguali, premendo il tasto ins con l'inserimento sulla tastiera mi fa delle copie ripetute, quindi ogni volta che premo ins e poi premo il sinistro del mouse mi piazza copie ripetute. E questo è molto comodo. Vediamo poi l'altro metodo di inserimento facendo piazza copie ripetute. Pensiamo ad esempio a un condensatore. C, spunto piazza copie ripetute e faccio doppio clic, gli assegno il valore, quindi premo E. Come vedi il riferimento è C punto interrogativo perché ancora non gli ho dato i riferimenti. Poi andremo a vedere anche questo. Valore 100 nanofarad. Potrei scrivere anche la tensione, possiamo scrivere il valore che vogliamo. Già decidere l'impronta volendo, oppure farlo in un momento successivo. Facciamolo per i condensatori. È un condensatore THT piccolino, quindi passo 2,5, questo qua piccolino. Faccio doppio clic. L'impronta è assegnata, faccio ok, adesso lo inserisco schiacciando il sinistro del mouse e come vedi mi fa piazzare le copie ripetute. Tiene memorizzato al 100 nanofarad e lui va avanti. Se devo cambiare valore devo premere E, faccio ad esempio 10 nanofarad, posso cambiare l'impronta da qua, magari prendo uno un po' più piccolo, faccio ok e vado avanti. 10 nanofarad e lui tiene memoria sempre l'ultimo, quindi posso piazzare su tutto lo schema l'ultimo valore in automatico, cosa molto veloce e comoda. Per terminare devo premere il tasto ESC. Se vogliamo invece che la numerazione venga fatta man mano che inserisco il componente, dobbiamo cambiare un settaggio. Qui nelle preferenze, nelle opzioni di annotazione, possiamo inserire annota automaticamente i simboli. Quindi adesso se vado a inserire un componente nuovo, inseriamo ad esempio un circuito integrato multiplo HC14, eccolo qua, 74 HC14, vedo che ha tante unità, così vediamo anche come vengono piazzate le unità interne, vedi che sono tante. Tolgo piazza ripetute perché ne devo piazzare solo uno, doppio clic, vedi che già lo chiama O1, non fa U punto interrogativo. Schiaccio col sinistro del mouse e lui va avanti e mi fa piazzare tutte le 6 unità più l'unità di alimentazione. Questo dipende da come sono stati creati i simboli. Se clicco nuovamente nello spazio libero mi si riapre questa finestra. Qui sulla sinistra ho questo tasto mostra pin nascosti. Alcuni tipi di componente hanno i pin nascosti, in questo caso non ce ne sono, quindi non me ne fa vedere nessuno. Un'altra cosa importante da sapere è che cliccando sul destro su un simbolo mi escono tutte le cose che posso fare con quel simbolo. Quindi ho lo sposta e il trascina, lettera M, lettera G, che trovi anche sulle scorciatoie di tastiera del PDF. Vediamo solo la M perché la G lo possiamo vedere solo quando ci sono i fili collegati, quindi M, oppure vado sopra col mouse, quindi o clicco col destro e schiaccio qui, per usare invece la lettera M vado sopra un componente e senza schiacciare niente con il mouse schiaccio M e lui lo sposta. Poi col sinistro lo piazzo M, quindi con la lettera M sistemo tutti i simboli molto velocemente. Se devo spostarne più di uno li seleziono, vedi che diventano evidenziati e li trascino insieme. C'è differenza tra la selezione da sinistra verso destra che da destra verso sinistra. Se io faccio una selezione da sinistra verso destra e non prendo tutti i componenti, vedi che seleziona solo una parte, quindi se adesso vado a spostare non me lo fa spostare. Invece da destra verso sinistra basta che prendo un pezzettino di componente e lui lo seleziona tutto. Questo lo vedremo meglio quando abbiamo anche i fili collegati. Quindi se voglio spostare ad esempio questa resistenza e metterla vicino, o la prendo e la trascino proprio con il mouse, oppure premo la M e la vado a spostare. Per effettuare le connessioni elettriche tra loro mi posso mettere qui, vedi che appare tipo una matitina, clicco e vedi che lui mi propone già il filo e così è collegato. Oppure posso andare qua, disegna fili, oppure premo con la V doppia. Se io premo la V doppia con la tastiera inizia a scrivere dove ero con il mouse. Adesso faccio ESC
Invece se premo qui ho la matitina pronta all'uso. Se devo ad esempio agganciare qui in questo punto, premo lì, vado giù, posso anche attraversare la resistenza in questo modo e lui si occuperà di tagliare il filo. Parto da qui e vado qui e lui termina la connessione. Parto da qui e lui termina la connessione. Invece se dobbiamo disegnare un filo, ad esempio da qui a qui, lui non termina. Quindi o premiamo col destro del mouse e facciamo finisci, adesso faccio ESC, oppure dobbiamo premere il tasto END sulla tastiera, il tasto fine, lo vediamo anche da qui, fine. Quindi se io premo il tasto fine sulla tastiera, termina il filo, perché se premo ESC, se io vado così, adesso premo ESC, sgancia tutto. Vediamo la selezione del mouse sinistra, destra, destra, sinistra, adesso quei fili la capiamo meglio. Se ad esempio voglio cancellare tutti questi fili, se io faccio così, vedi che non riesco a selezionarli, cioè dovrei selezionarli uno alla volta tenendo premuto il tasto maiuscolo così. Se faccio ESC, invece trascinando il mouse in questo modo, riesco a selezionare più fili alla volta. Guarda, parto da qua, tutto quello che è dentro nel rettangolo di selezione. Adesso se faccio cancello, quindi faccio così. Invece se faccio da sinistra verso destra non riesco a fare questo, dovrei andare a selezionare in questo modo e fare canci. Adesso metto tutte queste resistenze in orizzontale, che ti faccio vedere come è facile metterle in serie. Quindi faccio M e poi ruoto con la R, MR, MR e così via. Poi le sposto. Adesso se voglio fare la serie di tutte queste, non devo star lì a fare uno alla volta, ma prendo il filo da qui a qui, anzi vado fino al condensatore e lui con 2 clic di mouse mi fa tutta questa connessione in automatico, cosa che non fanno neanche altri CAD, bisogna proprio farne uno alla volta con un notevole guadagno di tempo. Faccio ESC, esco dal comando. Qui sulla sinistra abbiamo le diverse modalità di disegno dei fili. Così è quello che uso sempre io. Disegna fili orizzontali e verticali. Infatti se vado qui io posso disegnarli solo in orizzontale e in verticale. Premo ESC. Questo me li fa disegnare orizzontali e verticali a 45 gradi. Posso farli a 45 gradi orizzontali o verticali. Io 45 gradi preferisco non farli, salvo casi particolari. Adesso devo premere fine. Poi ho questa modalità qui che la chiama ad ogni angolo, quindi sono libero di tracciare fili con qualsiasi angolazione. Io non la uso mai. End e termino. CTRL Z torno indietro, oppure con queste frecce qui, vedi, annulla, CTRL Z, rifai CTRL Y, CTRL Z. Avrai notato, non te l'ho ancora detto, che io ho la crocina del mouse a tutto schermo. Appena lo apri di default non è a tutto schermo, ma è così, c'è il crocino. E da qui croce a pieno schermo o no. Ognuno lo usa come più comodo, io sono più comodo a pieno schermo. Quindi questo qui lo rimettiamo orizzontale e verticale. Andiamo a vedere la finestra proprietà, tiriamo via la gerarchia che non ci interessa. Proprietà le vediamo cliccando sul componente, abbiamo l'orientamento, il valore, io da qui posso cambiarlo, 15k ad esempio, e ho questi 4 attributi interessanti. Escludi dalla scheda vuol dire che quando noi faremo poi il PCB questa resistenza non verrà inserita. Escludi la simulazione, già lo dice la parola stessa, quindi nella simulazione che adesso non tratteremo verrà escluso. Escludi dalla distinta materiale. Non popolare vuol dire che viene inserito sì nel circuito stampato, però nella distinta ci sarà una nota di non popolare. In pratica è la previsione del montaggio di un certo componente. Quando noi dobbiamo prevedere qualcosa a scheda ma non in distinta materiali, dobbiamo fare un non popolare. Sullo schema ci appare con questa crocina. Questa è una cosa molto utile. Se selezioniamo più cose, in questo caso non mi fa vedere nulla, però dipende cosa andiamo a selezionare. Se io seleziono ad esempio tutti questi, posso andare a cambiare ad esempio il font di tutti e l'altezza di tutti. Vediamo adesso cosa serve questo filtro selezione. Adesso c'è tutto, quindi tutto quello che passa dentro lui lo seleziona.
Se ci servono solo, ad esempio, tolgo tutti gli elementi, se seleziono ad esempio solo testo, vedi che non posso più selezionare il componente, ma solo i testi. Altra cosa molto utile per fare le variazioni. Ad esempio faccio testo, seleziono tutto e voglio dire che tutti i testi, magari anziché 1,27 che è troppo grande, li faccio da 1. E tutto è diventato da 1. Ho un altro strumento per queste modifiche massive. In modifica troviamo modifica proprietà testi e grafiche e qui dobbiamo specificare cosa vogliamo modificare. Ad esempio, se voglio modificare i riferimenti, voglio cambiare la dimensione del testo, la riporto a 1,2 come era prima, faccio applica, in automatico vedi che sono cambiati tutti a 1 e 2. Ho la possibilità di fare tantissime altre cose inserendo anche dei filtri e cose varie. Vediamo adesso come fare in automatico la numerazione dei componenti, quindi l'annotazione lo chiama, che è questo tasto qui, annota schema, oppure annota schema da qua. Questo è l'annota automaticamente, che è quel settaggio che abbiamo visto qui. Lo possiamo fare velocemente anche da qui. Quindi da qua possiamo fare l'annota di tutto lo schema e abbiamo diverse impostazioni. L'ambito, quindi tutto lo schema, quindi se ci sono più pagine effettuerà l'annotazione di tutte le pagine, solo foglio corrente, solo la selezione e se vuoi entrare nei sottofogli. Adesso abbiamo solo un foglio, quindi qui non cambia nulla. L'ordine dall'alto verso il basso e si sposta verso destra, oppure dall'alto verso destra e si sposta verso il basso. Facciamolo così. Rimposta le notazioni esistenti, quindi qui abbiamo delle esistenti, se faccio rimposta lui rifà tutta la notazione, invece così me la mantiene, ovvero chiamiamo ad esempio questo condensatore qui, io qui posso o cliccare una volta col mouse e lo scrivo qui, oppure ci clicco 2 volte, mi si apre questa finestra, ad esempio ci scrivo C3. Questo è già annotato come C3, quindi se ritorno su annota schema e gli dico mantieni la notazione esistente, vuol dire che questo C3 qui non me lo cambierà. Poi numerazione lo lasciamo sullo 0. Qui è come mostrare gli errori, o se vogliamo cancellare anche tutta la notazione. Cliccando qui, lo vediamo dopo che l'abbiamo fatto, vedremo come cancellare tutti i riferimenti. Facendo annota, qui mi dice cosa ha fatto, chiudo, e ha fatto da sinistra verso destra. Il C3 come vedi l'ha mantenuto, ha fatto C1 e C2. Se voglio cancellare tutte le annotazioni, cancella annotazione, chiudi. Adesso voglio spostare una resistenza, ecco un'altra cosa, vediamo il trascina, il G, che non abbiamo visto prima, quindi G, quindi trascina mantenendo i collegamenti. La M sposta proprio il componente. Lo voglio mettere qui e sposto questo condensatore qui. Facciamo annota, cambiamo l'ordine, non essendoci annotato nulla questo settaggio qui non ha cambiamenti. Adesso siccome ho fatto dall'alto verso il basso, vedi che fa R1, R2 e questo R3, C1, C2, C3, C4 eccetera eccetera. Per spostare le scritte vicino al componente posso farlo proprio prendendola e trascinandola, oppure farla in contemporanea selezionando col mouse da destra verso sinistra e poi li porto vicino così. Vediamo adesso come funziona il piazza giunzioni, perché lui le giunzioni me le piazza in automatico. Però se ad esempio io ho un disegno di questo tipo, così, 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 questi non sono connessi, però se io volessi connettere questo punto qui posso farlo piazzando la connessione manualmente. Non abbiamo visto questo qua, lo scavalcamento griglia. Lo scavalcamento griglia vuol dire che lui può usare una griglia diversa da quella principale. Se siamo ad esempio sul 2.54 possiamo fare lo scavalcamento griglia tranquillamente, ma se siamo sull'1.27 non riusciamo a vederla perché abbiamo solo 2 griglie impostate. Adesso c'è impostato lo scavalcamento griglia e vedi che mi si piazza anche a 1.27 perché c'è lo scavalcamento griglia. Lo noto, non so se si vede perché la griglia è a 2.54. Se tolgo lo scavalcamento griglia
si sposta a 2,54. Lo scavalcamento griglia va a prendere la griglia più piccola. Ad esempio, se io metto la griglia 2, faccio Alt 2, griglia 1,27, quindi sono già a 1,27, e metto lo scavalcamento a griglia, non fa nulla, non ho una terza griglia principale. Andiamo a rivedere le griglie. Le griglie principali sono queste, quindi lo scavalcamento a griglia posso farla dalla griglia 1 alla griglia 2. Quindi posso lavorare benissimo in Alt 1 con la griglia 2,54 e con lo scavalcamento griglia attivo. Questo qui è il modo di lavoro migliore. Vediamo adesso qui a destra cosa ci può servire in questo momento. Partendo dall'altro, questo qui è il cursore, quindi non abbiamo impostato niente, quindi c'è seleziona elementi, lo vedi qua. Questo lo chiama evidenza collegamenti. Questo è utile quando ci sono tanti collegamenti per evidenziare cosa c'è collegato. Vedi qui vediamo nettamente che sono due collegamenti diversi. Questo è molto utile. Questo qui l'abbiamo visto all'inizio, che è piazza simboli. Il terzo qui è piazza simboli di potenza. Cliccando qui ci si apre sempre questa finestra dove dobbiamo andare in power e abbiamo già tutti i simboli pronti e ne possiamo prendere uno e andarlo anche a modificare. Se ad esempio voglio scrivere più V, vediamo se c'è, più IDC ad esempio, però non mi piace questo simbolo perché magari voglio quello con la freccia, ne prendo uno qualsiasi, premo E e lo chiamo più V e basta. Se voglio personalizzarlo, se no uso quelli già predefiniti. E se voglio ripiazzarlo, premo ins e vado a mettere tutti i più V dove ci serve. Per spostare solito, così è sposto. Per piazzare il GND, nello stesso modo, qua cerco un GND, ne ho già diversi di predefiniti, GND, doppio clic e lo piazzo. Se devo ripiazzarlo, ins e lo vado a mettere qui. Attenzione a quelle cose qui, la connessione ci deve essere, quindi se sono vicini c'è comunque la calamita che ci porta vicino, però i due pallini devono sparire in questo modo. Se io prendo il simbolo lo posso anche trascinare, posso anche togliere questi GND se voglio, togliendo il visibile. Lui comunque si chiama GND, lo vediamo qui, e non è più visibile, lo possiamo fare in questo modo. Posso anche fare copia e incolla o duplica, CTRL D o CTRL C, CTRL V. Se facciamo CTRL D, vedi che abbiamo la duplicazione. In questo caso lo posso prendere e rimettere a posto. Questo è il disegno a bus, non lo vediamo oggi, nemmeno questo. Questo sì, potremmo usarlo. Sono gli indicatori di non connessione. Ad esempio, se abbiamo dei pin non utilizzati, gli ingressi specialmente, gli mettiamo questo qui, se no dopo il controllo dello schema ci darà errore. Così, dopo chiaramente dobbiamo connettere tutto, se no darà errore. Adesso questo schema non ha senso, ma è giusto per completarlo e non lasciare nulla di scollegato. Seleziono uno, faccio CTRL D, adesso faccio ins, mi fa piazzare l'ultimo. Le etichette le vedremo in un altro video, anche questo, tutte queste cose qui le vedremo in un altro video. Qui tolgo il mio faccione. Questi sono semplici strumenti di disegno, rettangoli, cerchi, archi, linee, da non confondere questa linea con il filo. Poi ho piazza immagini, posso riscalarle così. Qui non ho bisogno di scalarlo prima. Io potrei anche mettere a mano il logo su ogni foglio, però è scomodo che va fatto ogni volta. Faccio canc e lo cancello. Poi uno strumento utile è questo, elimina elementi con un clic. È una gomma per cancellare. Molto utile quando bisogna cancellare elementi multipli. Altra cosa interessante è il testo. Qui possiamo scrivere dei testi, il font, la dimensione del testo e piazzarlo dove vogliamo per mettere delle annotazioni. Vediamo la creazione di blocchi per un riuso successivo. Per far questo dobbiamo attivare un nuovo pannello in visualizza pannelli che si chiama blocchi progetto. Se noi abbiamo dei blocchi che dobbiamo riutilizzare in vari schemi, facciamo l'esempio di un regolatore 7805 più due condensatori,
quindi vado a prendere il mio 78, vediamo un po' se lo troviamo facendo 7805, eccolo qua, LM7805, questo qui lo metto qui. Poi ad esempio voglio questo qui, faccio un CTRL D, 100 nanofarad, e questo ad esempio per me è un blocco che mi serve per usarlo in altri schemi o successivamente, è un blocco che voglio tenere in archivio assieme ai simboli. Quindi clicco qui col destro, creo una nuova libreria, potrebbe essere globale o di progetto, ha più senso globale, così lo potrei utilizzare dappertutto. Adesso io lo faccio nel progetto, mi chiede il file, lo mettiamo nella cartella principale dove abbiamo dentro tutti i progetti. Potremmo creare una nuova cartella che si chiama librerie, che gli possiamo poi dare anche un nome e anche la descrizione della libreria. La chiamo ad esempio Power o alimentazione. Questa libreria gli metto dentro tutte le cose relative all'alimentazione. Poi per aggiungere il blocco lo seleziono, vado sulla libreria e faccio salva selezione come blocco progetto. Gli do un nome blocco, magari lo chiamo 7805, così mi ricordo, parola chiave, descrizione, e ho il mio blocco. A questo punto è salvato in libreria, quindi in qualsiasi foglio sono, se apro un nuovo progetto, avrò sempre questa libreria. Cliccandoci sopra ho l'anteprima, posso fare piazze ripetute, piazza come foglio, mantiene notazioni e così via. Adesso ne piazzo solo uno, quindi faccio così e come vedi ho il mio blocco inserito velocemente nello schema. Mi fa vedere anche gli ultimi blocchi usati di recente. Se faccio piazza come foglio mi aggiunge un foglio nuovo con solo questo. Se vado nella navigazione dei fogli troverai una pagina 2 con dentro il mio blocco. A questo punto posso usare anche i tasti naviga per cambiare il foglio. Posso anche rinominarlo, ad esempio scrivere pagina 2, scrivere proprio quello che voglio. Per chiudere i blocchi progetto lo posso fare da qui e ritorno nella visualizzazione normale. Siamo giunti quindi al termine di questo video. Di cose ne abbiamo viste tante e nonostante ne abbiamo viste tante non abbiamo visto ancora tutte le funzioni che abbiamo disponibili, perché le cose sono davvero tante e dobbiamo dilungarle su più video, altrimenti diventa una cosa molto noiosa. Impostazione dello schema non te l'ho fatto vedere, ma è questo, file, impostazione dello schema, notazione unità simbolo. Queste sono le annotazioni, queste qua. Si può decidere cosa scrivere dopo la numerazione, in questo caso fa A, B, C, però qui posso cambiarlo e fare punto A, punto B, punto A, punto B, punto C, oppure posso fare punto 1, quindi se qui faccio ok, vedi che cambia. Se faccio così mi mette il punto. Io preferisco tenerlo così. Questo qui è uno dei tanti settaggi, gli altri non andiamo a vederli perché sono talmente tanti che li vedremo nei video specifici. Questo video è giunto al termine. Un ringraziamento particolare agli abbonati al canale. Mi raccomando, non perdete i prossimi video che usciranno in genere settimanalmente, e quindi ci vediamo e sentiamo settimana prossima. Ciao!